Sembrerebbe, secondo una credenza popolare italiana, che quando un gatto nero ci attraversa la strada, questo porta sfortuna. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, noi italiani, tra le altre cose, siamo anche un tantino scaramantici, anche se non lo vogliamo ammettere. Ma sono sicura che tutti gli italiani, almeno una volta nella vita, hanno pensato: Ma allora è vero che questo porta fortuna? oh, Ma allora è vero che quello porta sfortuna? ebbene, in questo video vi parlerò delle superstizioni più diffuse in Italia, e cioè quelle credenze più o meno fondate che ci portano a comportarci in un determinato modo al fine di attrarre la fortuna e allontanare la sfortuna. Chiaramente ci sono tantissime superstizioni un po' personali, come per esempio quelle persone che quando devono fare un esame o un colloquio di lavoro tendono a indossare sempre la stessa maglietta o lo stesso colore o una collana, insomma un oggetto portafortuna personale. Ma ci sono anche altrettante superstizioni che invece sono valide un po' per tutti e che, volente o nolente, un po' tutti rispettano, anche inconsciamente. In questo video andremo a vedere proprio quelle, quindi cominciamo. Già, una delle superstizioni più diffuse in Italia è quella secondo cui aprire un ombrello in un posto chiuso porti sfortuna. C'è chi pensa che aprire un ombrello in un luogo chiuso porti tanti anni di sfortuna e chi invece pensa che porti semplicemente la pioggia. Ma non stupitevi se quando siete all'interno e decidete di aprire l'ombrello, tutti vi guarderanno male. Ups. La seconda superstizione riguarda lui, il cappello. Secondo alcuni, infatti, mettere un cappello sul letto porterebbe sfortuna. Devo dire che questa superstizione non è così diffusa come quella che abbiamo appena visto e che è forse un po' più presente nel sud Italia. Sembrerebbe infatti che lasciare un cappello sul letto porti sfortuna per il semplice fatto che ricorda quello che faceva un po' il sacerdote quando dava gli ultimi riti a una persona in punto di morte. Soprattutto nel passato, infatti, i sacerdoti tendevano a indossare un cappello che poggiavano sul letto prima di visitare il morente. Un altro gesto che la maggior parte di noi tende a fare involontariamente è evitare di passare sotto scale o ponteggi. Ora, lo si può fare per due motivi, sia per superstizione, sia perché semplicemente non ci si fida di questi aggeggi, di questi strumenti che per loro natura potrebbero facilmente cadere, o meglio, caderci addosso. È per questo che per le strade in Italia vi capiterà molto frequentemente di vedere persone che di fronte a una scala o a un ponteggio preferiscono girarci intorno o addirittura attraversare la strada piuttosto che passarci da sotto. Un'altra superstizione riguarda proprio i piedi, e cioè alzarsi con il piede sbagliato. In italiano, infatti, esiste anche un'espressione idiomatica. Questa mattina mi sono svegliato, mi sono alzato con il piede sbagliato e significa che mi sono svegliato di cattivo umore. Ebbene, questa espressione deriva proprio da questa superstizione, secondo la quale mettere per primo il piede sinistro giù dal letto non sia esattamente un buon modo per cominciare la giornata.
Il lato sinistro, infatti, è da sempre associato al diavolo, alla sfortuna e in generale al male. Per questo quando ci si presenta, quando ci si incontra, quando ci si saluta, anche quando ci si scambia il segno di pace in chiesa, si utilizza sempre la mano destra e mai la sinistra. E per la stessa ragione, e cioè perché si pensava che la mano sinistra fosse la mano del diavolo, fino a qualche decennio fa a scuola i bambini che tendevano a scrivere con la mano sinistra, che quindi erano mancini, venivano obbligati a utilizzare invece la destra. Per fortuna questa pratica è scomparsa però. Ancora un'altra superstizione molto diffusa è quella di mangiare lenticchie a Capodanno. Se avete già passato il Capodanno in Italia, sicuramente lo saprete. Infatti, durante la cena di San Silvestro, e cioè il 31 dicembre, in ogni casa, ma anche in ogni ristorante, si mangiano le lenticchie, perché si dice portino soldi e fortuna nel nuovo anno e nessuno si tira indietro. Insomma, perché tirarsi indietro dalla possibilità di diventare più ricchi e più fortunati nel nuovo anno? Male che vada, rimarremo come siamo, no? Non importa come siano cotte né con che cosa siano accompagnate, l'importante è mangiarne almeno un po'. Tentar non nuoce e tra l'altro le lenticchie sono buone e sono anche molto sane e utili per il nostro organismo. E già, la prossima credenza riguarda la scopa. Ebbene, dovete sapere che se qualcuno sta spazzando il pavimento vicino a voi, fate attenzione che non vi dia la scopa sui piedi, che non vi spazzi i piedi, insomma, altrimenti non vi sposerete più. Ok, per molti questa sarebbe una fortuna e non una sfortuna, ma il mio dovere qui è dirvi le cose come stanno, quindi a voi la scelta. Se non volete rimanere zitelli o zitelle a vita, badate bene alla scopa nelle vicinanze. La prossima superstizione riguarda il brindisi. Dovete sapere infatti che quando a un tavolo si brinda a qualcosa, tutti, ma proprio tutti i presenti devono partecipare al brindisi e guai ad avere il bicchiere vuoto. Generalmente si brinda con del vino, con della birra, con qualcosa di alcolico, ma se siete astemi, se per qualsiasi motivo non volete bere dell'alcol quel giorno, nessun problema, scegliete dell'acqua, dell'aranciata, del succo di frutta, qualsiasi cosa purché il vostro bicchiere sia pieno. L'importante è sollevare il braccio e fare cin cin, e cioè far toccare il proprio bicchiere contro quello degli altri, possibilmente senza escludere nessuno e possibilmente senza metterci troppa forza, rischiando di andare a rompere il bicchiere o, non so, versare il liquido. Ma sul brindisi le regole non sono finite qui. Dovete sapere infatti che è opportuno non far toccare i bicchieri durante il brindisi se questi sono di carta o di plastica. C'è poi anche chi batte sul tavolo il proprio bicchiere una o due volte prima di bere. E ancora un'altra cosa fondamentale se volete evitare la sfortuna: dovete assolutamente bere almeno un sorso dopo aver fatto il brindisi. E se non lo farete, preparatevi a ricevere delle occhiatacce o degli sguardi preoccupati. Insomma, se dovete fare un brindisi con degli italiani, vi consiglio di portarvi degli appunti, nel caso in cui dimentichiate qualche regola. Ma sono sicura che dopo un paio di feste tutto sarà naturale anche per voi. Cin cin! Ancora, una superstizione tutta partenopea che però da Napoli si è diffusa anche in tutta l'Italia riguarda lui, il sale. Dovete sapere infatti che secondo la credenza, se il sale si rovescia, questo è sinonimo di grande sfortuna.
Ma non vi preoccupate perché per questa c'è una soluzione. Infatti, se il vostro contenitore di sale si dovesse rovesciare sul tavolo, vi basterà prendere alcuni chicchi e lanciarli dietro di voi. Così avrete cacciato via la sfortuna. Ma per capire perché il sale e proprio il sale sia oggetto di così tante attenzioni, bisogna tornare indietro all'antica Roma, dove infatti il sale non era l'oggettino insignificante, banale e scontato che noi oggi pensiamo, era invece un prodotto di lusso, tanto da essere utilizzato come forma di pagamento per i soldati. Pensate infatti che è proprio da qui che deriva il termine salario, e cioè stipendio. Rimanendo nell'ambito della cucina, c'è anche un'altra superstizione legata all'aglio. Secondo una credenza molto diffusa, soprattutto nel sud Italia, l'aglio è un vero e proprio antidoto contro i vampiri. Infatti, oltre alle sue molteplici proprietà nutrizionali, tra cui anche la capacità di tenere lontano il raffreddore, sembrerebbe che aiuti a scacciare queste creature un po' malvagie. Perciò è molto frequente vedere dei mazzetti di aglio appesi fuori dalle case, quindi qualora doveste vederne alcuni non vi preoccupate e soprattutto non pensate che quello sia un negozio di alimentari. Non lo è semplicemente una casa di una persona un po' superstiziosa. Non vi preoccupate, non mi sto controllando il trucco, cioè sì, anche, ma dovete sapere che la prossima superstizione è legata a lui, allo specchio. Sono curiosa di sapere se vi è mai capitato, se sì, scrivetemelo nei commenti, ma sembrerebbe che rompere uno specchio equivalga a 7 anni di sfortuna. Vi è mai capitato? Ci sono stati 7 anni di sfortuna per voi? Fatemelo sapere nei commenti. Sappiate però che se il vostro specchio si rompe, mi dispiace, non c'è nessuna soluzione a questo problema. Quindi no, non vi servirà a nulla raccogliere dei pezzetti e lanciarli dietro di voi. Mi dispiace. Quanti di voi hanno uno o più gatti come animali domestici? Di che colore hanno il loro pelo? Se la risposta è nero, attenzione! Perché? Perché sembrerebbe, secondo una credenza popolare italiana, che quando un gatto nero ci attraversa la strada, questo porta sfortuna. Lo so, alcune superstizioni sono un po' demenziali, ma sì, ci sono molte persone che credono a questo e quindi preferiscono girare, svoltare subito a destra o a sinistra piuttosto che passare laddove il povero gattino innocente ha tracciato la linea immaginaria, attraversando innocentemente la strada. Questa particolare credenza e superstizione deriva dal Medioevo, quando i cavalli si spaventavano moltissimo nel vedere durante la notte gli occhi gialli dei gatti neri. Ed è per questo che si iniziò a sviluppare la convinzione secondo cui i gatti neri fossero gli animali del diavolo. Insomma, vale davvero la pena allungare il proprio tragitto soltanto per evitare un gatto nero? A voi la scelta. Non è finita qua, c'è ancora un'altra superstizione di cui vi voglio parlare e questa riguarda l'espressione in bocca al lupo. In Italia, infatti, se si vuole augurare buona fortuna a qualcuno, gli si dice in bocca al lupo. Non chiedetemi il perché. E attenzione, perché quella persona deve assolutamente rispondere crepi il lupo, altrimenti l'augurio non vale. Al giorno d'oggi, però, grazie all'aumentata sensibilità generale nei confronti degli animali, è molto frequente sentire anche come risposta viva il lupo.
Perché, insomma, fondamentalmente dire crepi il lupo significa mi auguro che il lupo muoia. E altri simboli di buona fortuna molto comuni in Italia sono anche il quadrifoglio, la coccinella e il gufo. E io, da buona italiana che si rispetti, li ho tutti. Quadrifoglio, coccinella e gufo. Ma eccoci arrivati alla fine di questo video. Ovviamente io vi ho svelato un po' le superstizioni degli italiani, anche le mie superstizioni. Adesso è il vostro turno, perché chi mi conosce lo sa, io sono tanto curiosa. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa fate per attrarre un po' di fortuna e per allontanare la sfortuna. Avete dei rituali tipici nel vostro paese? Avete dei rituali che valgono soltanto per voi? Sono super curiosa, fatemelo sapere. Se invece volete approfondire la questione del povero lupo, dell'espressione in bocca al lupo, dovete sapere che sul nostro canale c'è un video dedicato proprio a questo argomento. Come sempre il link è qui in alto nella card o giù nella descrizione. Viva il lupo! Se invece avete bisogno di fare un po' un ripasso generale della grammatica o se avete voglia di fare degli esercizi su qualche argomento che vi crea ancora delle difficoltà, non dimenticate di passare dal nostro sito learnamo.com dove ci sono tutte le spiegazioni di cui avete bisogno. E non dimenticate anche di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube con un nuovo video. Ciao!